Mickey 17 è il nuovo film di Bong Joon-ho, e il regista di Parasite. Prende una deriva completamente diversa. Il regista decide di fare il solito salto che fanno un po' tutti negli ultimi decenni, cioè sfruttare il successo di quello che è il suo successo, appunto, con la vincita degli Oscar con il film Parasite, per fare il salto solito dentro l'industria hollywoodiana e fare il mega filmone galattico con la solita salsa hollywoodiana. A proposito di salsa, perché nel film si parla di salse. E niente, non me l'aspettavo da un regista come Bong non so come si pronuncia, Joon-ho, che aveva fatto un film molto molto interessante con Parasite, cioè un film che definire indipendente è un'eresia, però insomma un piccolo film, diciamo, per l'industria hollywoodiana, ma rigoroso, ambientato tutto dentro questa casa, è scarno e carico di significati, di critica sociale, ma evidentemente, al contrario di tanti registi dei decenni passati che ci tenevano particolarmente a conservare la loro integrità artistica, a portare avanti la loro ricerca artistica, in quest'epoca assistiamo sempre allo stesso fenomeno, cioè un regista che fa un film indipendente, tra virgolette, quindi un film comunque che è già cinema industriale allo stato puro, e poi si fa contrattualizzare, anzi è il sogno della sua vita essere contrattualizzato dagli studios, arrivare a fare il mega filmone dove la materia e i milioni abbondano. Ma in questo caso, come quasi in tutti gli altri casi, che sono tantissimi, non sto qui ad elencare, il salto del regista contemporaneo, diciamo autore o finto autore, più finti autori che autori, ma c'è anche qualche autore che sa veramente usare il cinema, questa corruzione che poi avviene nel secondo, terzo film, insomma successivo al film che ha riscontro, successo nei festival, e da cui poi arrivano gli inviti dell'industria del cinema a fare quello che dovrebbe essere il salto di qualità, provoca l'effetto opposto, cioè si creano questi film confusi, logorroici, anche dal punto di vista semplicemente narrativo, cioè delle sceneggiature che non funzionano, piene di punti morti, perché evidentemente al grande studio si interessa questa quantità di materia, cioè la messa in scena di materia sotto forma di, in questo caso, strani esseri extraterrestri simili a grandi pulci e tutto il contesto solito, la solita retorica, la sparatoria, il sangue. Poi c'è anche un altro elemento da considerare, che è un elemento praticamente ossessivo di questo cinema di questi anni, cioè che è la violenza. Quindi questo ci fa capire la consacrazione di Tarantino come star mondiale, dove comunque la violenza, anche se voglio dire, i grandi artisti della storia del cinema tutto hanno fatto tranne che far vedere mani o teste mozzate, spruzzi di sangue. Però vabbè, diciamo che Tarantino usa la violenza in maniera comunque
contenuta, tra virgolette, cioè con un'ironia, con un grottesco che, vabbè, a chi piace, piace. Ma questo, diciamo, usare la violenza a 360 gradi sempre e comunque, in questo caso il film di Jun-ho è terribile, è di una violenza inaudita e ovviamente questa violenza viene sempre buttata in ironia, in cosa divertente, insomma l'epoca tarantiniana del cinema, dove Tarantino appunto è la più grande star mondiale, tra le più grandi del cinema, ma con una certa sensibilità. In fondo questa violenza è terribile ed è anche non necessaria, cioè la pena che si prova per questo Miki costretto a, come dire, fare di mestiere quello che muore, quello che sperimenta i gas, i virus, le più atroci sofferenze a causa della dittatura, ma poteva essere fatto in una maniera molto più elegante, molto più autoriale, molto più artistica. Insomma, il regista coreano, sicuramente sopravvalutato anche con Parasite, ma in quest'epoca è tutto sopravvalutato perché non ci sono i veri capolavori del cinema, il rigore che c'era negli anni 70, 60 e in parte anche 80 e saltuariamente anche adesso, ma sempre mosche bianche sempre più rare. Era un ottimo film, un film molto interessante, Parasite, ma non è che aveva questo spessore di critica sociale o di visione del mondo, chissà che, cioè questo regista non è un regista che abbia chissà quali grandi messaggi da comunicare, chissà quale grande visione del mondo. Era un ottimo film, intelligente rispetto alla marea di stronzate da cui siamo sommersi, che comunque faceva la differenza, ripeto, rispetto a tutta la marmaglia che ormai viene chiamata indistintamente cinema. E che dire, si tradisce tutto con questo nuovo film, addirittura aspettare 6 anni per realizzare questo film che, diciamo, dalla parte centrale in poi si perde completamente, soprattutto dal punto di vista della sceneggiatura, cioè la sceneggiatura incomincia ad arrotolarsi su se stessa, piena di punti morti, piena di spazi, come dire, che vengono riempiti perché bisogna portare il film a termine. È un buon film, divertente, intelligente, anche qui c'è la differenza rispetto al puro cinema di intrattenimento, il cinema spazzatura, insomma, o comunque film di persone che non hanno niente da dire. Qui il film è carico di dialoghi taglienti, arguti, intelligenti, di inquadrature significative, di tagli di montaggio mai banali, però ecco, sprofonda poi. Di solito questo tipo di film, appunto la tipologia di film dell'autore arrivista, affamato di carriera, di soldi, di celebrità, che dopo i primi film indipendenti passa dentro Hollywood, sono dei film che rivelano tutta la loro fragilità nella seconda parte del racconto. Perché? Perché la struttura dirigente dello studios e tutto quel tipo di mentalità ritiene che nella seconda parte bisogna buttare tutto in caciara, come si dice a Roma, quindi grandi esplosioni, grandi battaglie, grandi eventi catastrofici,
insomma, spettacolo all'ennesima potenza. E puntualmente questo spettacolo abbatte l'aspirante autore che da appunto un potenziale costruttore di una carriera artistica, cinefila, di immagini significative, si ritrova in questo universo di esplosioni dove c'è sempre poi la bomba che deve esplodere, l'attacco, la battaglia finale e insomma tutti i cliché, i luoghi comuni del cinema hollywoodiano. Ma secondo me è un errore innanzitutto impiegare tanti anni per fare una cosa del genere. Secondo, mettere in scena tutta questa materia, tutta questa profusione di materia, anche di mani, di violenza, di mani tagliate, di tutto questo, di tutte queste immagini cariche di materia, perché d'altronde i grandi studios, le major, fanno sempre questo tipo di film carico di materia, e invece non esplorare il lato, come dire, più potente del cinema, che è quello delle immagini misteriose, delle cose che non si vedono, del cinema insomma esplorato dagli autori e dagli artisti. E terzo, un'occasione mancata, appunto, che sarebbe potuta essere realizzata in meno tempo, di un film magari anche più piccolo e più modesto di Parasite, cioè andare all'essenza di quello che uno vuole dire, all'essenza della visione che uno vuole portare, e in quel caso ridurre la materia, la messa in scena, il budget e tutto ciò che di materia c'è da mettere dentro il film contribuisce a rendere sicuramente il film più potente. Quindi avrebbe potuto fare un piccolo film ancora più indipendente e limare ancora di più quello che è il superfluo. Questo film invece, pur ripeto, essendo almeno la prima parte è molto godibile, la seconda invece, a causa della sceneggiatura piena di cose inutili, di punti morti, insomma, in verità la seconda parte annoia, e quindi avrebbe potuto ragionare in quest'altro modo e regalarci un film diverso, più piccolo, più interessante, più personale. La cosa divertente è che, secondo gli studios, anche secondo questi registi, che comunque appena vedono un'esca, un amo con attaccato un mazzo di banconote, sono tutti pesci che abboccano, babbaloni, diciamo, che non vedono l'ora di entrare in questo universo. Poi si perdono completamente, perché non ci si aspetta dal regista di Parasite una simile escursione nel cinema hollywoodiano, dove anche lui cerca di conservare la sua personalità, la sua scrittura, ma è un po' come se Fellini, dopo la vincita dei primi Oscar, quando riceve la proposta di De Laurentiis, ormai emigrato in America, che assolutamente gli dice devi venire in America a fare King Kong, fosse uscito di corsa da via Margutta per andare a Fiumicino a prendere l'aereo per arrivare a Hollywood e girare King Kong, con tutti magari i dirigenti dello studios che gli avrebbero fatto fare quella che si può definire, senza filtri, una mezza cagata, no? E vabbè, questa è un'epoca diversa, quindi c'è questa specie di compromesso, di film ibridi tra
spettacolone hollywoodiano e autorialità, dove finiscono un po' tutti questi registi, insomma, mi viene in mente Boa Paura, Barbie, insomma tutti i registi, ma ce ne sono, diciamo, il percorso è sempre lo stesso, quindi non c'è quasi nessun regista interessato a proseguire la sua visione, la sua ricerca artistica. E quello che volevo dire è che gli studios, i dirigenti, o meglio chi c'è dietro, pensa che questo tipo di film possa piacere più al pubblico, cioè il cinema come forma un po' di videogame. Infatti Juno così attrarrà un pubblico in sala, c'era probabilmente un pubblico di adolescenti, di un certo tipo di target da videogame, anche attirato dall'attore protagonista, ma è il pubblico suo completamente diverso da quello di Parasite, che ripeto era anche un film sopravvalutato, non è un capolavoro Parasite, però è un tipo di film che porta a certe riflessioni per un certo tipo di pubblico. E qui siamo andati sull'adolescente brufoloso nerd da videogame, perché ci sono gli ingredienti, e però lui ci mette anche il cinema autoriale, cioè nella prima parte ce lo riesce a mettere bene, i dialoghi sono intelligenti, le riflessioni sociali sono comunque interessanti, lo scenario distopico è interessante, però sono un po' due mondi completamente diversi, quello del cinema per adolescenti brufolosi e da videogame e quello per un cinema più di riflessione. Quindi secondo gli studios questi film dovrebbero piacere al pubblico, cioè, perché chiaramente se fanno questo tipo di film da tempo immemore, sempre con gli stessi finali, sempre con lo stesso scontro nucleare, non so, il timer, il conta alla rovescia, l'acqua che sale fino alla gola, morirai se non trovi tua figlia rapita entro 48, e tutti questi cliché enormi sono sempre uguali, e quindi secondo loro la formula per arrivare al pubblico è questa, ma non è proprio così. Diciamo che ci sono certe cose nel fare un film che riguardano molto di più la propaganda, quindi le forme pensiero che un film trasmette, un film distribuito dalle major che arrivano anche nel cinema del Congo, cioè nel Congo c'è un cinema che trasmette i film di Hollywood e basta, non ci sono film indipendenti. Quindi questa rete di distribuzione mondiale così ramificata in realtà è molto interessata di più alla propaganda che alla monetizzazione. E vengono fuori spesso dei film ibridi dove c'è sia come questo, dove c'è sia la visione dell'autore, c'è sia la propaganda, c'è sia il videogame adolescenziale, c'è sia una visione critica della società che porta a delle riflessioni, c'è un po' di tutto, però diciamo che i soldi poi si spostano quando c'è questa propulsione della propaganda, cioè portare certe idee a una grande massa di pubblico in tutto il mondo. A volte arriva una grande massa di pubblico, a volte i film sono dei fallimenti e va bene così, però insomma inquadrato in quest'ottica tutto il ragionamento, tutto quello che avviene torna a un significato, a un senso, e altrimenti se ragioniamo solo in termini di botteghino e di soldi ci sono molte cose che non hanno senso e che non convincono fino in fondo. Bene, questa era un po' la mia opinione sul film Mickey 17, che è un film sicuramente da vedere perché è molto particolare, molto originale, bizzarro da molti punti di vista, che però si trasforma soprattutto nella seconda parte nel solito prodotto hollywoodiano, o perlomeno ci sono queste due anime, quella dell'autore e regista,
limitato, perché ripeto, dal mio punto di vista non un grandissimo autore capace di prendere in mano un grande progetto e di farlo suo, però c'è questa sua personalità che si mescola con tutti questi ingredienti che abbiamo visto migliaia di volte nei film di Hollywood. Quindi gli attori sono molto bravi. Mark Ruffalo è delizioso nella parte di questa specie di dittatore dello spazio in missione che ricorda un po' Trump, e un po' questi personaggi, insomma, americani esaltati, con la moglie un po' agé ma sempre elegante, psicopatica. Insomma, le caratterizzazioni sono fantasiose, sono divertenti, però ecco, era lecito aspettarsi un film un po' più rigoroso, un po' più d'autore, un po' più profondo e d'impatto da un regista che ha fatto prima appunto il film Parasite.